Buongiorno, con questa pillola affronteremo un tema particolarmente tecnico, ma solo all'apparenza, ovvero quello del cloud e degli obblighi da rispettare in materia anche nel momento in cui occorra offrire o deve essere acquistato un servizio di voto elettronico fruibile proprio attraverso tale modalità. La definizione di cloud può sembrare un po' fantasiosa perché richiama il concetto di nuvola informatica, ma sostanzialmente è un termine usato per descrivere una rete globale di server, ognuno con una funzione univoca. Il cloud non è un'entità fisica unica, quindi è determinata, ma è una vasta rete quindi di server remoti ubicati in tutto il mondo, collegati tra loro e che operano come un unico ecosistema. Questi server possono archiviare, gestire dati, eseguire applicazioni o distribuire contenuti e servizi. In Italia la materia è disciplinata dalle circolari 2 e 3 del 2018 di Agid, Agenzia per l'Italia Digitale, che è sostanzialmente il braccio tecnico regolamentare della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla tematica digitale. Queste circolari hanno istituito il Cloud Marketplace di Agid, ovvero un catalogo online all'interno del quale tutti coloro che vogliono offrire dei servizi cloud alle pubbliche amministrazioni devono previamente qualificarsi. Ora, tutto questo dall'aprile 2019. Il grande problema risiede dal punto di vista giuridico, risiede nel dover comprendere quale sia l'effetto della mancata qualificazione di un servizio cloud nel catalogo e poi magari successivo acquisto da parte di una PA che non era ben a conoscenza degli obblighi nel settore. Per superare questo dubbio nel 2019 chiesi un formale parere ad Agid. Per un eventuale vostro approfondimento potete tranquillamente fare una ricerca online sulla tematica e inserire anche il riferimento alla rivista Agenda Digitale e troverete un mio approfondimento proprio sugli esiti di questa richiesta di parere. In particolare l'Agid mi disse che non poteva essere considerata come del tutto legittima una procedura di affidamento di un servizio cloud ad una PA nel momento in cui previamente quel servizio non fosse qualificato nel cloud marketplace. Profili di legittimità che comportano sicuramente un potenziale ricorso al TAR, alla giustizia amministrativa. Un ultimo aspetto del cloud, spesso non considerato, risiede nel fatto che chi si qualifica nel cloud marketplace deve anche necessariamente compilare un Excel, per essere molto pratici, denominato CAIC 3.1 in lingua inglese. Questo Excel è il suo contenuto, che va ad effettuare una fotografia sotto il profilo della sicurezza informatica e della privacy del servizio cloud che si intende qualificare. Questo documento, il CAIC 3.1, è un documento in realtà pubblico, quindi si può rintracciare online per ogni servizio che poi è indicato nel catalogo Cloud Marketplace. In questo modo il DPO, il responsabile protezione dei dati personali di una pubblica amministrazione, può per esempio valutare l'utilità di quello strumento cloud che si intende poi acquistare, così come una valutazione può essere compiuta dal responsabile transizione digitale di una pubblica amministrazione che, come sapete, è una sorta di deus ex machina del cambiamento e della transizione, obbligatorio peraltro in ogni ente pubblico. Ora, Eligo offre un servizio qualificato nel cloud marketplace di Agid dal 2020, motivo per il quale qualsiasi pubblica amministrazione potrebbe acquistare il servizio di Eligo assolutamente nella consapevolezza di acquistare un servizio in linea con le circolari Agid e tutta normativa nazionale in materia cloud.